Nel settembre del 2025, all'interno di un server silenzioso in California, un'intelligenza artificiale ha fatto qualcosa che fino a ieri apparteneva esclusivamente alla natura o a Dio. Ha immaginato, calcolato e scritto il codice genetico di un virus letale. Un organismo che non è mai esistito in 4 miliardi di anni di evoluzione terrestre. E quando i ricercatori lo hanno fisicamente stampato e liberato in una piastra di Petri, ha funzionato in modo impeccabile. Questo video è pura divulgazione scientifica basata su studi pubblicati. Non è un consiglio medico, né una presa di posizione etica. Quello che stai per vedere non è un esperimento isolato o un trucco da laboratorio. È l'inizio di un'era in cui la biologia ha smesso di essere un mistero da studiare, per diventare un linguaggio di programmazione da digitare su una tastiera. Fino a questo momento pensavamo di essere gli unici architetti del nostro mondo. Ma c'è un problema enorme. Abbiamo appena consegnato le chiavi della vita a una macchina e quello che ha costruito come prima cosa cambierà per sempre la nostra percezione della realtà. Per capire la gravità di questo evento, devi fare un passo indietro. Dal 1977, quando Frederick Sanger ha letto per la prima volta un genoma, fino al 2003, quando Craig Venter ha mappato il DNA umano, noi ci siamo limitati a leggere. Eravamo come archeologi che cercavano di decifrare un libro antico scritto in una lingua aliena. Potevamo copiare alcune parole, potevamo cancellarne altre, ma la grammatica profonda della vita ci sfuggiva. La natura impiega milioni di anni per testare una singola mutazione utile, scartando innumerevoli fallimenti attraverso la spietata selezione naturale. Ma l'intelligenza artificiale non ha bisogno di tempo. Non ha bisogno di riprodursi. Un modello chiamato Evo 2, sviluppato all'Università di Stanford, non ha semplicemente imparato a leggere il DNA. Ha imparato a parlarlo in modo fluente. Ha compreso le regole nascoste di come le proteine si piegano, di come i geni si attivano, di come la materia inerte diventa viva. E quando gli è stato chiesto di creare qualcosa di nuovo, non ha esitato. Ma la vera domanda è: cosa succede quando una mente artificiale decide di ignorare le regole di Darwin? I ricercatori dell'Arc Institute hanno messo alla prova questa intelligenza artificiale con una sfida apparentemente impossibile. Progettare da zero 285 genomi completi di batteriofagi. I batteriofagi, o fagi, sono virus specializzati che danno la caccia esclusivamente ai batteri. Sono macchine microscopiche, letali, composte da una testa geometrica che contiene il DNA e zampe simili a quelle di un ragno per agganciarsi alla preda. L'IA ha generato questi 285 progetti in una frazione del tempo che la natura avrebbe impiegato. Non ha copiato virus esistenti. Ha inventato sequenze genetiche inedite, calcolando la fisica di ogni singolo atomo per assicurarsi che le proteine si incastrassero perfettamente. 16 di questi progetti artificiali, una volta sintetizzati in laboratorio, si sono risvegliati. Erano vivi, potevano replicarsi, potevano cacciare. Tra questi 16, uno in particolare ha attirato l'attenzione degli scienziati. Lo hanno chiamato EvoPhi 2147 e aveva qualcosa di profondamente terrificante e affascinante allo stesso tempo. Qualcosa che sfidava la logica stessa della biologia terrestre. EvoPhi 2000. 147 non era un virus normale. Era un capolavoro di efficienza spietata. Conteneva solamente 11 geni in tutto il suo genoma. 11 istruzioni per esistere, infettare e distruggere. Eppure, quando è stato messo a contatto con colonie di batteri Escherichia coli, ha dimostrato un tasso di letalità superiore
del 25% rispetto alle varianti naturali più aggressive. Un'efficienza brutale, calcolata a tavolino. Immagina un predatore che non ha bisogno di imparare a cacciare, perché è stato progettato matematicamente per non fallire mai. Questo virus sintetico si agganciava alla parete cellulare del batterio, iniettava il suo minuscolo genoma artificiale e dirottava i macchinari della cellula vittima, costringendola a produrre migliaia di copie di se stesso fino a farla esplodere. Un massacro microscopico orchestrato da un algoritmo. Gli scienziati guardavano i monitor increduli. L'intelligenza artificiale aveva superato miliardi di anni di tentativi ed errori della natura, creando un predatore superiore in pochi istanti di calcolo. Ma questo trionfo nascondeva un'implicazione molto più profonda, un punto di non ritorno per l'intera umanità. Con la nascita di questo singolo virus, una linea invisibile è stata oltrepassata. Come ha dichiarato Adrian Wolfson, uno dei pionieri in questo campo, siamo passati da un mondo darwiniano a un paesaggio post-darwiniano. Cosa significa esattamente? Significa che l'evoluzione non è più legata al caso. Non dobbiamo più aspettare che una mutazione casuale sopravviva a un ambiente ostile. Ora, la vita può essere scritta con uno scopo preciso, ancor prima di esistere. Possiamo progettare organismi su un computer, simularne il comportamento in un ambiente virtuale e poi portarli nel mondo fisico. Abbiamo trasformato la biologia in ingegneria pura. È un salto concettuale vertiginoso. Pensa a tutta la storia della vita sulla Terra come a un lunghissimo e caotico fiume che scorre senza meta. Oggi noi abbiamo costruito una diga e stiamo deviando quel fiume dove vogliamo noi. L'intelligenza artificiale ha fornito la mappa, ma avere il progetto di un grattacielo non significa saperlo costruire. Per trasformare questi genomi digitali in materia vivente, serviva una macchina capace di stampare il DNA con una precisione che fino a ieri ritenevamo fisicamente impossibile. Progettare un genoma al computer è solo metà della battaglia. Il vero incubo inizia quando cerchi di costruirlo nella realtà. Fino all'inizio del 2026, la sintesi del DNA era un processo frustrante e pieno di errori. Immagina di dover costruire una collana lunga milioni di perle, dovendo infilare ogni singola perla una alla volta, al buio. Le molecole di DNA sono fragili, tendono a spezzarsi, a piegarsi su se stesse o ad attaccarsi nel punto sbagliato. Più la sequenza è lunga, più il tasso di errore aumenta esponenzialmente. Se sbagli anche solo una singola lettera chimica su 1.000.000, l'intero organismo potrebbe risultare difettoso o, peggio, letale, in modi imprevisti. I metodi tradizionali riuscivano ad assemblare solo frammenti corti, che poi dovevano essere uniti con reazioni chimiche lente e costose. Era come cercare di costruire un'automobile usando solo colla e nastro adesivo. L'industria biotecnologica era bloccata in un collo di bottiglia. L'intelligenza artificiale generava progetti meravigliosi, ma le nostre mani fisiche erano troppo goffe per realizzarli. Serviva un miracolo ingegneristico. E quel miracolo è arrivato dal California Institute of Technology. A fine gennaio 2026, una startup chiamata Geniro ha annunciato l'acquisizione di una tecnologia rivoluzionaria chiamata Sidewinder. Non è un software, è una vera e propria stampante di DNA, ma funziona con una logica completamente diversa da qualsiasi cosa vista prima. Sidewinder utilizza strutture chiamate giunzioni a 3 vie. Invece di incollare i filamenti estremità contro estremità, questa tecnologia crea incastri tridimensionali complessi, dove 3 filamenti di DNA si incontrano in un singolo nodo perfetto. È l'equivalente molecolare
di un giunto a coda di rondine in falegnameria, una struttura che si autostabilizza e si blocca in posizione con una forza straordinaria. Il risultato? Un tasso di errore di 1 su 1.000.000. Questo rappresenta un miglioramento di 10.000 volte rispetto agli standard precedenti. Quello che prima richiedeva mesi di lavoro manuale, tentativi falliti e milioni di dollari, ora può essere stampato in pochi giorni. La combinazione esplosiva è servita. Da un lato, l'intelligenza artificiale che progetta genomi perfetti, dall'altro Sidewinder che li stampa senza errori. Ma cosa ci facciamo esattamente con questa nuova, immensa potenza? La risposta è arrivata quasi in contemporanea dai laboratori di Yale e della New England Biolabs. Gli scienziati hanno utilizzato queste nuove capacità di sintesi per creare il primo batteriofago completamente artificiale, assemblandolo letteralmente come un set della Lego. Hanno costruito il genoma unendo 28 frammenti di DNA sintetico. Ma la vera magia non è stata solo la costruzione, è stata la modularità. Poiché ogni pezzo era stato progettato al computer e stampato con precisione assoluta, i ricercatori potevano scambiare le parti a piacimento. Volevano che il virus diventasse fluorescente per seguirlo al microscopio? Bastava inserire il blocco di codice per la luminescenza. Volevano che attaccasse un bersaglio diverso? Bastava svitare, metaforicamente, le zampe del virus e montarne di nuove. Questa non è più biologia tradizionale, è ingegneria meccanica applicata alla materia vivente. Stiamo costruendo veicoli microscopici, dotandoli di sensori, armi e sistemi di tracciamento. E il loro primo bersaglio non è stato scelto a caso. Hanno puntato i cannoni contro uno dei nemici più antichi e pericolosi dell'umanità. Un nemico che stava vincendo la guerra. Il bersaglio scelto era lo Pseudomonas aeruginosa, un superbatterio letale, noto per la sua resistenza quasi totale agli antibiotici moderni. Per decenni abbiamo abusato degli antibiotici, creando una pressione evolutiva che ha spinto i batteri a corazzarsi, diventando invulnerabili alle nostre medicine migliori. Gli ospedali di tutto il mondo stavano finendo le munizioni, ma i fagi sintetici cambiano completamente le regole dell'ingaggio. A differenza di un antibiotico, che è una molecola stupida e inerte, il fago sintetico è un'arma intelligente. Se il batterio muta per difendersi, noi possiamo semplicemente riprogrammare il fago in 24 ore, stampare una nuova versione e rimandarla in battaglia. I ricercatori di Yale hanno dimostrato proprio questo. Scambiando i geni delle fibre caudali del virus sintetico, sono riusciti a fargli riconoscere e annientare ceppi di Pseudomonas che fino al giorno prima erano intoccabili. Abbiamo creato un predatore personalizzato, un sicario microscopico programmato per cercare una firma chimica specifica, ignorare le cellule umane sane e distruggere solo la minaccia. È l'alba di una medicina di precisione assoluta. Ma l'editing genetico non si ferma ai batteri. Finora abbiamo parlato di virus che attaccano batteri, macchine che operano al di fuori delle nostre cellule umane. Ma la vera rivoluzione, quella che sta trasformando la medicina proprio in questi mesi, avviene quando rivolgiamo queste forbici molecolari verso noi stessi, verso il nostro stesso DNA. La tecnologia CRISPR, scoperta studiando proprio il modo in cui i batteri si difendono dai virus, è diventata il bisturi più affilato mai impugnato dall'uomo. Non stiamo più solo creando farmaci che alleviano i sintomi. Stiamo riscrivendo il codice sorgente del corpo umano per eliminare la malattia alla radice, prima ancora che si manifesti. E non stiamo parlando di un futuro lontano, di decenni di distanza. Stiamo parlando di trial clinici
conclusi con successo nel 2025 e 2026. Stiamo parlando di pazienti che sono entrati in ospedale con condanne a morte genetiche e ne sono usciti completamente guariti. Il potere di modificare la vita è finalmente arrivato all'apice della piramide alimentare. E il primo grande bersaglio è stato il killer silenzioso che miete più vittime al mondo. Novembre 2025. La prestigiosa Cleveland Clinic presenta i risultati di un trial clinico che ha dell'incredibile. Hanno testato una terapia chiamata CTX 310 su 15 pazienti affetti da livelli di colesterolo pericolosamente alti. Ma non hanno dato loro una pillola da prendere ogni giorno per il resto della vita. Hanno somministrato un'unica, singola, infusione endovenosa. Questa infusione conteneva istruzioni CRISPR programmate per viaggiare fino al fegato, trovare un gene specifico chiamato ANGPTL3 e letteralmente tagliarlo via, disattivandolo per sempre. Il risultato? Entro 2 settimane, i livelli di colesterolo cattivo e trigliceridi dei pazienti sono crollati drasticamente e sono rimasti bassi. Non c'è bisogno di ricordarsi la medicina, non ci sono fluttuazioni. Hanno modificato l'hardware genetico del fegato, trasformando i pazienti in individui biologicamente incapaci di accumulare colesterolo a livelli letali. Pensa a cosa significa per le malattie cardiovascolari, la prima causa di morte globale. Abbiamo trovato l'interruttore genetico dell'infarto e abbiamo imparato a spegnerlo. Ma questo era solo l'inizio delle terapie su larga scala. Il vero miracolo doveva ancora avvenire. Febbraio 2026. La Food and Drug Administration americana apre una corsia preferenziale storica per le terapie genetiche iperpersonalizzate. Il motivo di questa decisione senza precedenti porta il nome di un bambino, il neonato K-Joy, nato con una mutazione genetica rarissima e devastante che causava un deficit enzimatico epatico fatale. Fino a un anno prima, KJ non avrebbe avuto alcuna speranza. Ma un team eccezionale, unendo ricercatori del Broad Institute e del Children's Hospital di Filadelfia, ha fatto l'impensabile. In soli 6 mesi hanno sequenziato il DNA del bambino, identificato l'esatto errore tra miliardi di lettere, progettato una terapia CRISPR su misura solo per lui, l'hanno testata e gliel'hanno somministrata. 6 mesi. Dalla diagnosi alla cura definitiva per una malattia unica al mondo. La terapia ha corretto l'errore nel fegato del bambino, salvandogli la vita. È la prima volta nella storia dell'umanità che un farmaco genetico viene creato da zero per un singolo individuo in tempi così ristretti. La medicina non è più un abito confezionato in serie, è diventata alta sartoria molecolare. La tecnologia sta evolvendo così velocemente che persino il taglio del DNA sta diventando obsoleto. Le prime versioni di CRISPR funzionavano come forbici, tagliavano il gene malato e lasciavano che la cellula tentasse di ripararlo, spesso disattivandolo nel processo. Ma l'azienda Beam Therapeutics ha spinto il limite ancor più in là, dimostrando il cosiddetto base editing. Invece di tagliare il filamento di DNA, questo nuovo sistema si aggancia alla doppia elica, trova la singola lettera chimica sbagliata e la trasforma chimicamente in quella corretta, senza spezzare il filamento, senza danni collaterali. In un recente trial clinico sono riusciti a convertire il 90% di una proteina difettosa nel sangue dei pazienti nella sua versione perfettamente sana, in soli 14 giorni. È l'equivalente di trovare un singolo errore di battitura in un'enciclopedia di 3 miliardi di lettere e correggerlo con una matita senza strappare la pagina. Con oltre 250 trial clinici in corso nel mondo,
Malattie come l'anemia falciforme e la beta-talassemia stanno già venendo cancellate. Ma c'è un'ombra gigantesca che si allunga su questa età dell'oro. Fermati un attimo a riflettere su quello che abbiamo appena visto. Abbiamo intelligenze artificiali capaci di progettare virus letali in pochi secondi. Abbiamo stampanti di DNA che possono costruire questi progetti con 0 errori. E abbiamo forbici molecolari in grado di modificare il genoma di qualsiasi essere vivente, esseri umani compresi. Queste 3 tecnologie, nate per curare, si stanno fondendo in un unico, potentissimo ecosistema. Il paradosso è questo. Gli stessi identici strumenti che ci permettono di salvare un neonato da una malattia incurabile o di sconfiggere i superbatteri sono gli stessi strumenti che possono essere usati per creare l'arma di distruzione di massa perfetta. Non c'è differenza tra la macchina che stampa la cura per il colesterolo e quella che potrebbe stampare un patogeno pandemico. È solo una questione di quale file digitale invii in stampa. E mentre i ricercatori celebrano le vittorie mediche, le agenzie di intelligence e gli esperti di sicurezza globale stanno osservando i monitor con il fiato sospeso, perché sanno qualcosa che il grande pubblico sta appena iniziando a intuire. Le barriere all'ingresso sono crollate. Nel 2026, uno studio riservato guidato da ricercatori Microsoft ha fatto tremare la comunità dell'intelligence. Hanno dimostrato che strumenti di intelligenza artificiale avanzati possono prendere la sequenza genetica di una tossina letale nota e modificarla in modo da renderla irriconoscibile ai sistemi di sicurezza. Le aziende che stampano DNA per i laboratori usano dei filtri software per impedire a terroristi o malintenzionati di ordinare sequenze di Ebola o antrace. Ma l'IA è riuscita a riscrivere il codice della tossina usando sinonimi genetici. Ha cambiato le parole, mantenendo intatto il significato letale. Il risultato è un veleno che passa inosservato attraverso i controlli doganali digitali. Viene stampato senza far scattare allarmi e spedito per posta. I virus creati dall'IA di Stanford, come EvoFi, erano batteriofagi innocui per l'uomo, progettati a fin di bene, ma rappresentano un segnale d'allarme assordante. Se un modello può ottimizzare un virus per uccidere i batteri con il 25% di letalità in più, cosa impedisce a un altro modello, senza blocchi etici, di ottimizzare un patogeno respiratorio per colpire le cellule umane? Un recente rapporto del Center for Strategic and International Studies ha lanciato un avvertimento categorico. I grandi modelli linguistici stanno abbassando drammaticamente la soglia di accesso al bioterrorismo. Fino a 10 anni fa, per creare un'arma biologica, servivano scienziati geniali, laboratori di massima sicurezza e risorse statali. Oggi, un'intelligenza artificiale non censurata può fornire istruzioni passo dopo passo, indicare quali macchinari di seconda mano comprare su internet e risolvere i problemi tecnici in tempo reale per un principiante assoluto. La conoscenza pericolosa non è più nascosta in oscuri manuali accademici, è a portata di prompt. E con l'arrivo di modelli biologici specifici, il rischio non è solo quello di ricreare vecchi virus, ma di inventarne di nuovi. Patogeni che il sistema immunitario umano non ha mai affrontato in tutta la sua storia evolutiva. Tossine progettate per resistere a qualsiasi temperatura, o virus che si attivano solo in presenza di specifiche firme genetiche. La minaccia è passata dall'essere un rischio teorico a un problema ingegneristico in rapida risoluzione. Come ci si difende da un nemico invisibile che può essere inventato oggi e stampato domani? La risposta alla minaccia dell'IA è
ironicamente, un'altra IA. Microsoft, in collaborazione con diverse agenzie governative, sta sviluppando una rete di difesa globale senza precedenti. Stanno dispiegando sistemi di intelligenza artificiale per monitorare costantemente le acque reflue delle grandi città e la qualità dell'aria negli snodi di trasporto internazionali. Questi algoritmi analizzano miliardi di frammenti di DNA ambientale ogni secondo, cercando anomalie. Cercano firme genetiche che non dovrebbero esistere in natura. Cercano tracce di proteine tossiche o genomi artificiali in fase di assemblaggio. Il paradosso affascinante è che i design biologici su scala genomica, proprio per la loro perfezione artificiale e la mancanza di rumore evolutivo, risultano più facili da individuare per i sistemi di sicurezza avanzati rispetto ai virus naturali. È una corsa agli armamenti invisibile, combattuta non con missili o carri armati, ma con reti neurali che analizzano sequenze di nucleotidi. Il radar del XXI secolo non scruta il cielo in cerca di aerei, scruta l'acqua e l'aria in cerca di codice genetico ostile. Nonostante queste difese tecnologiche, il nostro sistema di governance globale è tragicamente in ritardo. Un documento pubblicato su AI and Ethics nel 2026 ha evidenziato un buco normativo spaventoso. Le leggi attuali sulla biosicurezza sono state scritte nel secolo scorso. Si concentrano sul controllo degli agenti fisici, sulle fiale, nei frigoriferi dei laboratori e sui lucchetti alle porte. D'altra parte, le leggi sull'intelligenza artificiale si preoccupano di privacy, di copyright e di correttezza degli algoritmi. Nel mezzo c'è un punto cieco gigantesco. Nessuno sta regolamentando l'intersezione tra le due cose. I dati biologici generati dall'IA, il codice. Se invio via email la sequenza perfetta di un virus letale a un laboratorio dall'altra parte del mondo, non ho infranto le vecchie leggi biologiche, perché non ho spedito materia fisica, e non ho infranto le leggi informatiche, perché sono solo dati. Stiamo cercando di contenere un oceano usando un recinto di filo spinato. La biologia è diventata informazione e l'informazione, come sappiamo, non può essere fermata. Ci stiamo avvicinando rapidamente a un momento di singolarità biologica. La scienza è fatta di dati, non di opinioni. Per approfondire, consulta le fonti nella descrizione. Ogni molecola del tuo corpo obbedisce a un codice scritto miliardi di anni fa. Un linguaggio spietato, forgiato nel buio, che non hai scelto, ma che ti definisce in ogni respiro. Fino a ieri, eravamo solo passeggeri su questa nave biologica, in balia di tempeste evolutive che non potevamo controllare. Oggi, l'intelligenza artificiale ci ha consegnato il timone. Non sei più solo il prodotto dell'evoluzione, sei l'autore. Io sono Renderium. E questa era la fine del caso.